Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Nuova prova di una Power Station appena arrivata sul mercato e torniamo a parlare del marchio Oscal. Abbiamo già provato la sorella più grande con cui abbiamo avuto qualche problemino ma poi è stato risolto. Ho avuto in quel periodo delle segnalazioni dove altri hanno avuto lo stesso problema, ma ho anche avuto delle conferme che da un certo momento in poi hanno iniziato a spedire delle versioni aggiornate che non hanno più avuto problemi. Se non sapete di cosa sto parlando andate a guardare questo video, anzi i due video della Oscal, quella più grande. Ma oggi parliamo di una Oscal media come taglio, perché parliamo di una Power Station da 2400 watt di potenza in uscita, con un accumulo di 1872 Wh ma espandibile fino a oltre 20 kW, ma questo sarà oggetto di un altro video. Misura 47x29x32 e pesa poco più di 25 kg, 25.5. Un taglio interessante, una dimensione non proibitiva, in una costruzione, in un case particolare, vedremo diverso dal solito, e soprattutto un prodotto che viene proposto a 899 euro. Vediamo se riesco a raccattare qualche coupon. Questa Power Station arriva dal sito Geekbuying, vi lascio in descrizione eventuali codici sconto, secondo me riusciamo magari a strappare un altro 50 euro di sconto. Quindi 850-900 euro per una Power Station espandibile da 2400 watt con 1,5 kW di accumulo, importante, Bluetooth e Wi-Fi, vedremo poi dopo. Anche lei lavora in ambiente Smart Life, che è molto interessante per gestire con l'applicazione delle automazioni delle scene e far coesistere questo dispositivo insieme magari al vostro ambiente domotico che avete sviluppato dentro Smart Life, supportando prodotti Tuya eccetera. La batteria all'interno è ormai la solita costante LiFePO 4 da 3500-4000 cicli, diciamo garantita all'80%. Questa Power Station di particolare ha due cose, ma poi ne scopriremo altre, non vi spoilerò nulla. La prima è che ha un sistema audio integrato con un tweeter da 10 watt e un subwoofer da 25 watt. Vedremo poi se suona e come suona. L'altra caratteristica molto importante è che è espandibile con un sistema, diciamo, plug and play, nel senso che non dovete collegare cavi, non abbiamo l'ingombro esterno, molto più intelligente, perché si va ad impilare con degli accumuli che si vanno ad aggiungere sotto per creare una vera e propria colonna. Ha poi un discorso interessante sulla ricarica dal fotovoltaico o comunque dall'ingresso DC, anzi dagli ingressi DC, perché sono due, per un totale massimo di 800 watt, che inizia a diventare un valore interessante. Insomma, i grossi numeri ve li ho dati. Ora, prima di andare avanti col video, mi raccomando che non costa nulla, facciamolo crescere sto canale, che bisogna salire, perché qua siamo rimasti un po' fermi a quasi 70.000. Dovete aiutarmi, dobbiamo farlo crescere, perché per me sarebbe molto importante, per voi è solo un click gratuito. Buon video, la spacchettiamo, poi facciamo un po' di prove. Allora, Power Station che arriva in un ottimo imballo perché è protetto con angolari e con reggette, ma in realtà c'è il contro che rivela il contenuto dell'imballo. Ora la tiro giù, la apriamo, vediamo se c'è la doppia scatola e la tiriamo fuori. Come al solito abbiamo una confezione di accessori, una protezione adeguata, ben dimensionata e comoda da prendere, sacchetto trasparente e direttamente dentro la Power Station. La metto sul banco. Attenzione perché sul fondo troviamo poi due piedini in gomma che vedremo poi se e a cosa servono. Qui c'è la Power Station. Questi piedini in gomma in realtà sono già montati sotto e adesso ci arriviamo, ma secondo me potrebbero servire nella configurazione con le espansioni. Quando faremo poi un altro video con le espansioni capiremo come usare questi. Allora, design solito come abbiamo l'abitudine di vedere i prodotti della Oscal. Qui abbiamo però la versione Tamarra, ci arriviamo dopo. Prima guardiamo la dotazione. Solita scatola Oscar con la scritta Only the Brave, cavi manuale con anche l'italiano. Cominciamo ad analizzare i cavi in dotazione. Qui abbiamo un adattatore XT60 con un connettore circolare, questa è la prima volta che lo troviamo. Cavo MC4
nastro monostringa con XT sempre 60 di ottima fattura, perché guardate questo connettore con il rinforzo, tutta la plastica, non male. Cavo di ricarica C diretto con spina asciugo, cavo di ricarica XT60 con spina accendisigari. È già un buon presagio, vuol dire che sicuramente l'MPPT parte dagli 11 volt. Ok, tutto normale tranne questo, che poi capiremo cos'è. Vedete che essendo un maschio si attacca alla femmina dell'XT60 e diventa questo connettore. E qua arriviamo alla nostra power station. Allora, partiamo dai lati. Su questo lato abbiamo griglia di aerazione. Qui abbiamo degli interruttori che fanno off on e off on, che poi capiremo cosa sono. Anche qui abbiamo off on e off on. Credo siano solo degli agganci, insomma adesso cercheremo di capirlo. Questa che non è una maniglia ma è una protezione per il diffusore acustico. La maniglia è questa, l'ho presa in modo abbastanza comodo anche se sono rigide. Hanno avuto anche una ricerca di design con questi colori grigio, nero, arancione. Hanno abbastanza curato il prodotto. Lato sinistro speculare, identico, quindi sempre maniglia, questi interruttori che capiremo cosa sono, griglie, protezione, altri agganci interruttori, diffusore e protezione, tutto uguale. Parte dietro liscia, parliamo anche di materiali. C'è un minimo di croccantezza, ma comunque questa plastica nera che non è liscia e anche questa grigia con la scritta Oscar, insomma non è malissimo, dà comunque una buona impressione. Non siamo a livelli top altissimi, però non è neanche una power station super croccante. Sportello che comunque è tenuto da cerniere in gomma e si riesce a chiudere decentemente. Hanno avuto l'accortezza, la decenza di dare la possibilità di aprirlo anche a chi non ha le unghie, perché qui dietro abbiamo l'ingresso diretto AC 230 volt 10 A e l'ingresso XT60. Partiamo da 10 volt, quindi nessun problema in auto, da 10 però a 60 volt. Mi raccomando rispettare questo limite. Attenzione perché qui passiamo a 20 A, quindi 20 A sul 60 volt farebbero 1200 watt. Dopo vediamo le caratteristiche. Sulla parte superiore, oltre alla scritta Oscar, abbiamo queste serigrafie di due pad che sembrano proprio ricarica wireless. Come vi dicevo, qua sotto abbiamo queste coperture che sono dei piedini in gomma che in effetti sono già montate, ma cosa nascondono? Nascondono la connessione dell'espansione, perché qui abbiamo il connettore con la potenza e il segnale. Poi qui dentro abbiamo degli agganci metallici che servono esattamente, vedete che si muovono, quindi gli interruttori che ci sono sul lato non sono interruttori ma sono dei blocchi dove c'è la posizione di blocco e di sblocco rispetto al modulo sottostante o sovrastante. Quando non usiamo le espansioni oppure per la prima batteria in basso dobbiamo utilizzare queste coperture che fungono anche da piedino. Si sono studiati un sistema, niente male. Qui abbiamo le caratteristiche. Modello Power Max 2004, uscita totale quindi sulle prese 2400 watt. Abbiamo il wireless con due porte da 15 watt cada una, uscite tipo A 5 volt 2,4 A 12 watt, altra uscita tipo A Quick Charge 3.0 con 3,5, 9, 12 fino a 54 watt, una Type-C Power Delivery 3.0 dove arriva in un totale a 200 watt, tutte le varie tensioni fino al 20 volt. Poi abbiamo un'uscita DC 5521 12 volt 6 A, ne abbiamo due per un totale di 72 watt. Uscita accendisigari 12 volt 10 A, uscita Henderson 12 24 volt 10 A, capacità della batteria 1872 Wh che sono 45 Ah sul 41.6 volt. Ingresso AC massimo 10 A, abbiamo ingresso DC 7909 1060 volt 10 A e l'ingresso solare da 10 a 60 volt 20 A massimo 800 watt. Riesce a tirare fino a 20 A in corrente ma comunque limitando sempre a 800 watt. In scarica lavora a temperature da meno 10 a meno 45 gradi, in carica lavora fino a 0 gradi, un massimo di 45. Adesso iniziamo a guardarla.
davanti. Allora, eccola qua, come abbiamo detto, solito design, abbiamo 4 prese asciugo protette da sportello in gomma, che non è neanche malissimo, una luce, pulsante della luce, pulsante di accensione delle prese AC, pulsante generale, abbiamo l'attivazione o la disattivazione del Bluetooth, ma anche del Wi-Fi, perché qui abbiamo anche il Wi-Fi, le porte USB, che sono appunto le tipo A e le tipo C, le uscite NDC, che sono accendisigari Henderson 5,5, e qui abbiamo la possibilità anche di selezionare 12-24, adesso lo testiamo, e qua abbiamo la parte UNS, quella un po' più tamarra, dove abbiamo controllo più e meno avanti e indietro, Bluetooth, pausa, play, e la possibilità di fare anche un'equalizzazione. Qui abbiamo un altro ingresso, perché questo cavo adattatore con l'XT60 serve proprio ad entrare qui con le specifiche che abbiamo letto prima. Adesso capiremo un po' meglio come funziona il tutto. Intanto accendiamola, e come capita spesso arriva in uno stato di ibernazione oppure completamente scarica perché non si accende. Proviamo ad entrare col 220. Perfetto, vedete che si rianima, in realtà era al 65%, ma finché non sente una fonte di alimentazione non dà la possibilità di essere accesa. C'è l'ingresso AC collegato, intanto vediamo già il display che è molto basilare, percentuale della batteria, giorni di autonomia, una sola batteria installata, con le espansioni ne segnerebbe alte. Qui abbiamo ingresso e uscita, attualmente abbiamo l'ingresso 230 AC collegato, parte la ricarica, ci ha messo un attimino ma parte, vediamo un po' a quanto si attesta calcolando che è al 65%. Allora, mentre sale la potenza di ricarica parte anche una ventola, vediamo con quanti decibel, ma è molto silenziosa. Siamo sui 53-54 dB. Ok, lei si è attestata praticamente su 1000 watt. Probabilmente in app ci sarà la possibilità di modificare questo ingresso. Meccanicamente non c'è nessun selettore. Allora, iniziamo a dare un'occhiata un po' al tutto. La luce, possiamo variare 2 intensità, la modalità emergenza, potrebbe avere la modalità Morse di Serotoloscal, ce l'hanno, insomma varie modalità. Per spegnerla dobbiamo tenere premuto. Uscite AC, parte l'inverter, in questo momento abbiamo le uscite AC alimentate, parte USB, parte NDC, che adesso è segnata a 12 volt 10 A, poi abbiamo la possibilità anche di attaccare o meno il Bluetooth e la possibilità di accendere o meno la parte della musica. Ok, vedete che comunque si accende. Adesso spengo tutto, do un'occhiata al manuale, cerco di capirci qualcosa e poi iniziamo a fare qualche prova, a vedere l'applicazione e tutto quanto. Allora, ci ho giocato un attimino per iniziare a capire delle cose e non perdere tempo mentre ve le facevo vedere. Allora, quel discorso che dicevamo intanto dell'uscita che abbiamo qui sulle porte, ho capito come fare a selezionare 12 o 24 in uscita. Le istruzioni ci sono, interpretandole un po' bene si riesce a capire qualcosa. Con l'uscita spenta, quindi con il tasto non illuminato, vedete che adesso c'è un puntino verde su 12 volt 10 A. Se io tengo premuto per qualche secondo, vedete che fa un doppio lampeggio e switcha e diventa 24 volt 10 A. Quindi da questo momento in poi, ogni qualvolta che usiamo le uscite, avremmo 24 volt e non 12. E questa è una cosa che può tornare utile. Spegniamo l'uscita, teniamo premuto e vedete che torna a 12, quindi la parte di scelta della tensione in uscita, e mi pare sia la prima volta che troviamo questa opzione, l'abbiamo capita. Poi ho fatto delle prove con l'ingresso fotovoltaico e adesso vi faccio vedere cosa ho capito, perché abbiamo l'ingresso posteriore XT60 ma abbiamo anche l'ingresso frontale con l'adattatore da XT60. Allora, in questo momento su questo connettore c'è collegato un pannello, diciamo una stringa simulata a 24 volt. Se io lo collego, avete sentito un clack, ci va qualche secondo, parte questo MPPT, va in ricarica, quindi non abbiamo nessun problema di ricarica dai pannelli questa volta, e vedete che si attesta con il 24 volt che abbiamo su questa uscita sui 260 watt. Se io stacco l'XT60 e lo collego direttamente dietro nell'ingresso XT60, vedete che parte di nuovo e carica a circa 200 watt. Ora stacco questo ingresso a 24 volt e lo mettiamo un attimo da parte, prendo quest'altro ingresso che invece è un 48 volt, lo metto direttamente nell'XT60, vedete che riparte l'MPPT senza problemi.
premi sale graduatamente e siamo circa sui 380-400 watt. Vedete che oscilla, però più o meno la potenza che tira l'MPPT è quella. Se io ora prendo l'adattatore, stacco l'XT60 a 48 volt e lo mando diciamo frontalmente, aspettiamo qualche secondo, intanto è partita la ventola ma non è rumorosa, vedete che parte la ricarica col 48 volt anche dal connettore frontale, però con un po' meno potenza. Ora la cosa che sicuramente ci può interessare è capire se i due ingressi si possono usare simultaneamente e facciamo la prova. Prendiamo il 48 volt e lo mando direttamente nell'XT60, parte l'MPPT, si attesta di nuovo sotto i 400 watt, poi prendo l'altra sorgente che può essere un pannello a 24 volt, lo mando nel frontale, vediamo se somma le potenze, io chiaramente lo so perché ho già provato, parte anche il secondo MPPT, quindi sono due ingressi separati, vedete che mi segna i pannelli, mi segna ingresso, sale la potenza e in questo caso fa la somma dei circa 380 watt che tira l'XT60 sul 48 volt con quest'altro ingresso a 24 volt. Quindi questa è una cosa abbastanza interessante perché abbiamo due ingressi, vuol dire che possiamo attaccare tranquillamente i pannelli magari in camper o anche a casa direttamente sull'XT60 con 60 volt e qua davanti possiamo collegare un altro pannello, un altro ingresso o magari l'accendisigari dell'auto. Vediamo se parte con il 12 volt, facciamo la prova. Prendo il suo cavo accendisigari, lo attacco all'adattatore XT60, ricordiamoci che siamo sui 380, vado ad attaccarlo in una sorgente accendisigari, che in questo caso è di un'altra power station, parte di nuovo il secondo MPPT e va a sommarmi l'ingresso a 12 volt con quello che sta entrando dai pannelli. Abbiamo per la prima volta una power station diciamo media, se escludiamo la EcoFlow Delta 3 Plus, che ha due ingressi in DC. Questa cosa sicuramente è molto interessante, anche perché tendenzialmente ormai tutte le power station sono limitate a 60 volt e su questo discorso magari faremo un video perché c'è una normativa europea, però avere il doppio ingresso che mi dà la possibilità di sfruttare un pannello in più, magari la ricarica dall'accendisigari come in questo caso, non è assolutamente male. Poi sicuramente potrà interessare se tutte queste potenze possono sommarsi anche all'ingresso AC, gli do anche il 220 e qui invece abbiamo un piccolo limite perché con l'AC collegato gli ingressi in DC non lavora in simultanea. Adesso sta dando la priorità al fotovoltaico, se io tolgo un ingresso in DC chiaramente scende la potenza, se stacco anche l'XT60 allora parte l'ingresso in AC e arriverà come avevamo visto prima su circa 1000 watt. Quindi attualmente non riesce a gestire i due ingressi in contemporanea, però vediamo poi se questa cosa si può regolare in applicazione. Prima di arrivare all'applicazione volevo provare a vedere come si comportava per quanto riguarda il bypass con la rete presente e un carico in uscita, quindi adesso attacco il radiatore svedese, attiviamo l'uscita AC, ci mette qualche secondo, poi attiva l'uscita, vedete che adesso abbiamo 800 watt in uscita, ha fatto solo un picco di assorbimento per aiutare l'inverter, continua ad alimentare il carico in uscita prelevando quello che prelevava prima per portare la batteria al 100%. Ogni tanto vedete che ha qualche picco, poi scende, quindi diciamo che se lo gestisce lei. Dobbiamo poi invece vedere cosa succede quando arriviamo al 100% e abbiamo un carico in uscita da alimentare. Vediamo se questa potenza scende a effettivamente solo quello che abbiamo in uscita. Allora, mentre la porto al 100% per fare poi questo test del bypass, che magari a qualcuno interessa, anche se comunque mi sembra di capire che è una power station diciamo improntata più per la mobilità che l'utilizzo a casa. Comunque facciamo ancora qualche prova, iniziamo a capire l'uscita monofase, bifase eccetera, che tanto non so neanche perché facciamo più questa prova. Quindi collegata alla rete esce monofase, vedete che il cercafase si accende solo su un filo, stacco un attimo l'ingresso, siamo a isola, spengo la luce, il cercafase si accende poco con una, un po' di più con l'altra, ma comunque esce bifase. Prova dell'intervento, uscita C, ridiamo il 230 in ingresso, carico acceso, qui abbiamo una lampadina da 16 watt e vedete che mi segna in uscita 0, non molto sensibile ai piccoli carichi in AC. Sono partite le ventole intanto, attenzione.
Eravamo un po' più alti, non sono riuscito a beccare l'intensità. Ho notato che quando sforza e aumentano le ventole sono un po' più rumorose. Allora, carico alimentato, dicevamo che non lo rileva nonostante siano 16 watt. Stacco l'ingresso AC, vediamo se percepiamo lo spegnimento dell'uscita. Velocissima, quasi impercettibile. Ridiamo l'ingresso. Aspettiamo che si attivi la ricarica, vediamo se lo percepiamo. Ha scattato il relè ma la lampadina non si è mossa. Aspettiamo che parta la ricarica. No, nulla, praticamente impercettibile. Quindi uscita molto veloce a switchare. Ora attacchiamo l'oscilloscopio, vediamo cosa succede di bello. Ok, collegata diciamo in bypass con la rete un'onda sinusoidale bella, diciamo bella. Ora stacchiamo l'ingresso AC, vediamo come diventa. Non è male, è molto bella. Poi questo test diciamo che fa molto effetto perché va bene vedere l'onda in un oscilloscopio, però ci è anche già successo di provare delle power station che l'onda era bruttissima ma che funzionavano meglio di altre. Test della verità lo facciamo attaccando il mio solito piano qui, simulando la connessione di tutta la casa, per vedere come si comporta scollegata dalla rete, soprattutto con questo neon che di solito è schizzinoso. Ok, abbiamo collegato la casa, adesso attiviamo l'uscita AC. Perfetto, torna la luce. Il neon non sfarfalla. Se voi vedete sfarfallare è il video, non è il neon. Consumo di 160 watt, il display va subito in sospensione. Allora, diamo un'occhiata a tutte le altre luci. Quindi luce della cantina con tubi e LED, nessun problema. Carica batterie elettronici, nessun problema. Ecco, quello che fa rumore non è il neon ma è il motore del basculante. Quindi vediamo se è alimentato e funziona. Ok, funziona, però ronza un po' il trasformatore. Quindi queste sono le magagne che qualche volta possono dare qualche problema. Lo chiudiamo, funziona comunque regolarmente. Poi andiamo nel quadro, il dispositivo Tuya si è comunque collegato, quindi anche lui funziona regolarmente. Vediamo un po'. Accendiamo la luce dello studio, nessun problema. Tutti i dispositivi elettronici si sono già connessi, tutto ok. Accendiamo il computer, chiaramente anche qui nessun problema. Assistenti vocali, power bank, altro display, funziona tutto quanto, nessun problema di alimentazione. Rientriamo nel garage, si sta comportando non male, adesso sta tirando 240 watt. Quello che potremmo fare, anche se è una power station solo da 2400 watt, è attaccare il mio compressore. La prova la facciamo, molto probabilmente andrà in blocco. Vi ricordo che il compressore è un ABAC da 3 cavalli, ciuccia veramente tanto nello spunto, quindi se la power station va in blocco è normalissimo perché pochissime ce la fanno a far fare lo spunto a lui. Allora vedete che bippa, ho fatto la prova, è andata in blocco e mi segna un errore 25. Allora, missione compressore fallita, ma me lo aspettavo. Vediamo invece se ce la fa ad esempio a far spuntare questa Bosch Professional da 750 watt. Non ha il soft start. Quando lo provo con alcune power station un po' scarsine, di solito vanno in blocco. Vediamo cosa succede. Quindi uscita C attiva, chiaramente quando va in blocco va in errore, poi spegnendo l'uscita l'errore va via. Proviamo a farla partire. Mi segna 600 watt, lo spunto non fa in tempo a segnarlo perché il display è un po' lento ad aggiornarsi. Vedete che ha fatto uno spunto di 1300 e ce l'ha fatta tranquillamente. Diciamo che 1300 più 800 del radiatore svedese, magari la mettiamo in crisi di nuovo. 800 sul radiatore svedese, vediamo se spunta. Ce l'ha fatta segnando un 1400, ma mancava il picco, però magari con un carico continuativo come la pistola termica riusciamo a capirne qualcosa di più. Partiamo da una potenza minima e vediamo come si comporta, salirò man mano. 1000 in tutto, saliamo, 1600, 22, 23, 24.
vedete che va in overload. Appena superiamo i 2,4 di qualcosina va in overload, vedete? Abbassiamo un pelo, teniamolo un attimo a 2300 watt. Le ventole, quando saliamo tanto di potenza, iniziano a diventare molto rumorose, anche perché sta uscendo aria bella calda. In questo momento l'inverter lo stiamo sollecitando parecchio. Spengo l'uscita C, vediamo cosa misura e vi faccio anche sentire il rumore. Vedete che sono 75 decibel, le ventole fanno abbastanza casino quando scalda, questo bisogna dirlo. Scendono abbastanza in fretta, però quando girano forte fanno bordello. Ok, stacchiamo le uscite, la riporto di nuovo al 100% e mentre si carica, tra l'altro vedete che adesso carica poco, è partita molto soft perché probabilmente era ancora calda. Mentre si carica arriviamo al discorso applicazione. Attacchiamo il wifi Bluetooth, apriamo l'app, chiaramente Smart Life, questa volta la metto di là, io sto a sinistra. Apriamo Smart Life, la mettiamo in accoppiamento, no, non serve neanche, vedete che la trova immediatamente. Dispositivi da aggiungere, PowerMax 2004 Europa, aggiungi, rileva già la rete wifi, quindi ha la connessione diretta Bluetooth ma anche il wifi. Mettiamo i nostri dati, rete a 2,4 GHz, andiamo avanti, fa l'accoppiamento. Fino a qui un orologio svizzero, ma avevamo già notato che Oscal, oltre ad essere molto comodo l'ambiente Smart Life, è sempre stata impeccabile. Vedete che la trova, aggiunta senza problemi, schiacciamo fine, entra direttamente nel dispositivo e mi rileva già un aggiornamento che ottimizza la carica tramite MPPT per ridurre il consumo di potenza. Facciamolo. Così vediamo anche gli aggiornamenti. Aggiornamento disponibile versione 2.1.6, avevamo la 2.1.4. Abbiamo la possibilità anche di attivare gli aggiornamenti automatici. Facciamolo subito, diamo avvia. Adesso ci metterà un po', la lascio terminare. A few moments later. Torno un attimo in video solo per farvi vedere che dopo averlo scaricato sull'app, praticamente si spegne la Power Station, si accende la luce, parte questa scritta con scritto app, quindi sta aggiornando, con la percentuale che avanza. Un sistema mica stupido, perché intanto vi comunica che si sta aggiornando, e se poi attaccato all'uscita avevate quella che era la vostra casa, tenda, camper o quello che sia e magari è buio, per non lasciarvi al buio mentre fa l'aggiornamento, vi accendono la luce di cortesia. Guardate che questi qua, adesso abbiamo avuto dei problemi con le Power Station eccetera, però mi piace perché hanno delle idee che non tutti ci arrivano, perché questa cosa qui è la prima volta che la vedo su una Power Station, come altre caratteristiche che è la prima volta che le vediamo su una Power Station. Poi possiamo discutere di alcune lacune, sul fatto che le ventole siano rumorose, sulle plastiche magari un po' croccanti, tutto quello che volete, però chi c'è dietro alla progettazione di questi prodotti sta cercando, diciamo, di migliorarle e di portare per il pubblico delle soluzioni magari non innovative, ma per alcuni versi molto intelligenti. Siamo arrivati intanto al 53%, facciamolo andare avanti e ritorniamo in video. Eccoci qua, aggiornamento terminato, lei si riavvia, spegne da sola la luce, aggiornamento firmware riuscito, arriva anche la notifica dell'app Smart Life, lei riprende a funzionare, riparte la ricarica, tutto come se niente fosse. Entriamo nella PowerMax e porca miseria c'è un altro aggiornamento, perlomeno gli stanno dietro. MCU, ottimizzazione della ricarica standard per quanto riguarda Europa e America per evitare problemi di deviazione di potenza. Vabbè, facciamo anche questo. One eternity later. Eccoci qua, si è riavviata, vediamo se ci sono ancora aggiornamenti. No, ce l'abbiamo fatta. Quindi cosa vediamo? Vediamo esattamente quello che avevamo già scoperto con l'altra Oscal, la 3006, un display dove visualizziamo esattamente quello che c'è nel display della Power Station così com'è nell'app. Vedete che parte la ricarica C nuovamente e gli stessi valori li visualizziamo sul display. Da qui abbiamo chiaramente il controllo di tutte le uscite, possiamo accendere la C e risponde molto velocemente nonostante siamo collegati tramite cloud. Il DC, le USB, la parte dello speaker, il LED.
dove possiamo fare chiudi, luminoso, evidenza, SOS, luce intermittente, quello che sia, flash. Non c'è la modalità Morse, mi sembra. Abbiamo varie modalità, sì, la traduzione è un po' così, comunque spento. Bene, tutte le uscite le abbiamo attivate, ora le possiamo disattivare e chiaramente sul display dell'app abbiamo separati i dati per quanto riguarda ingresso AC e ingresso fotovoltaico, uscita AC e uscita in DC. Allora, qua mi dà un'indicazione per quanto riguarda la batteria 100%, ma non mi fa cliccare nulla. Andiamo un po' nelle impostazioni. Allora, partendo dal basso possiamo rimuoverlo, di nuovo ricontrollare i firmware, aggiungerlo alla schermata home. Questo è quello che riguarda Smart Life. Possiamo sapere se il dispositivo va offline, quindi ricevere una notifica, riconfigurare la connessione di rete e ci dà anche la potenza in tempo reale. Possiamo addirittura configurare una seconda rete alternativa, la possibilità di creare delle scene, la possibilità di creare un gruppo. Invece per quanto riguarda l'ingranaggio, qui abbiamo le impostazioni della macchina, quindi possiamo abilitare o disabilitare i segnali acustici, impostare la unità di temperatura. Vedete che c'è il codice Morse, me lo ricordavo. Impostazioni di ricarica e scarica. Qui abbiamo il limite di carica e il limite di scarica. Quindi il limite di carica vuol dire che la batteria smetterà di ricaricarsi quando viene raggiunto il limite superiore e smetterà di scaricarsi quando viene ridotta al limite inferiore. Possiamo impostare un SOC minimo raggiunto il quale la Power Station disabilita le uscite. Ricarica lenta dell'attrezzatura, possiamo anche aumentarla e possiamo anche diminuirla. Se qui impostiamo 100 watt è andata a 0, mettiamo 500, sale di nuovo, quindi da qui possiamo regolare la potenza di ricarica. Adesso la risposta secondo me non è perfettamente corretta perché siamo già al 99%, però vediamo se impostiamo ad esempio 200 watt, era sui 300 e qualcosa, col beep prende il comando e poi vedete che comunque risponde correttamente e me la imposta a 200 watt spaccati, no, oscilla sui 180, 170, adesso poi c'è sempre il discorso che carica. Tempo di spegnimento dello schermo 10 minuti, 30 minuti oppure non si chiude mai, io adesso la lascerei così. Tempo di standby in CA 30 minuti, un'ora, non si chiude mai. Allora, se l'aria condizionata è scarica, e qui le traduzioni sono un po' così, sì, in pratica dice che l'aria condizionata è scarica vuol dire se l'uscita non rileva un carico e non viene fatto nulla per tot tempo, viene disattivata l'uscita, bisogna interpretarla. Dettagli del pacchetto di potenziamento, non so cosa sia e comunque non abbiamo nulla. Adesso è sparito tutto, quindi diciamo qualcosina ancora da migliorare nell'app. Versione software specifiche e ci porta al sito. Contattaci, insomma non abbiamo funzioni particolari, però da app possiamo gestire un po' di cose, tra cui la potenza di ricarica che può essere utile ad esempio nelle piazzole. Quello che è interessante è che possiamo comunque gestirla da remoto perché ha il wifi. Ora, un motivo per cui questa Power Station è molto diversa dalle altre è il fatto che ci siano gli altoparlanti, quindi una Power Station da usare all'aperto per fare festa eccetera, ed è per questo che in una diretta del giovedì sera, scegliendo il nome per questa Power Station, mi è stato suggerito di chiamarla Boomboscal, perché boom Oscar, niente male, magari lo metterò nel titolo. Allora, siamo arrivati al 99%, sta finendo di caricare. Prima di provare la Boomboscal volevo ancora verificare, prima che mi dimentico, il discorso del bypass di rete. Quindi ora che è arrivata al 99% e sta tirando solo 150 watt, intanto gli imposto in applicazione di caricare al massimo, quindi mettiamo 1500, perfetto, e lei continua a tirare 150 watt, no, sale un pochino, vediamo a quanto arriva. Diciamo che sale ancora parecchio nonostante sia al 99%. Comunque la mia idea era farla arrivare al 100% per poi attivare l'uscita AC e vedere cosa succede sostanzialmente. Continua a salire, abbiamo impostato 1500, siamo già arrivati a 1200 nonostante sia al 99%. Non taglia la fase terminale della ricarica come potenza, anzi continua a salire. Questo diciamo che è un altro neo, non arriva a 1500, arriva comunque quasi a 1400.
1400 watt per una batteria al 99% non è proprio il massimo, ecco. Ok, neanche il tempo di dirlo, dopo 2-3 minuti è poi arrivata al 100%, si è fermata, quindi adesso attiviamo l'uscita e vediamo che cosa succede. Allora, vedete che parte il carico a 800 watt, siamo collegati alla rete ma non sta prelevando nulla, non fa un bypass, non fa nulla di particolare, semplicemente man mano che scenderà la percentuale ricaricherà per riportarla al 100%, non riesce a lavorare ragionando su quanto c'è in uscita. Va bene, ora farei un test, diciamo, della parte audio, perché è l'unica cosa che la contraddistingue, diciamo, come grossa caratteristica. Vediamo un po' se suona. Non potrò fare chissà quali prove, mettere canzoni eccetera, perché poi dopo mi tagliano il video, me lo bloccano. Facciamo qualche test con qualcosa su YouTube. Mi sono portato avanti sul discorso musica. Dovete cercare la Power Station dopo aver acceso la parte music. Come un qualsiasi device Bluetooth viene trovato il dispositivo Bluetooth come fossero auricolari, che si chiama BP2004 Pro, si connette, vi dà anche un messaggio vocale di benvenuto e da questo momento in poi abbiamo il telefono, diciamo, collegato in Bluetooth con l'audio della Power Station. Ok, si sente da questa parte, si sente anche un po' da questa parte. Ciao a tutti, benvenuti nel garage, oggi un nuovo video. Andiamo avanti con i lavori sul Subaru, anche se il tempo manca sempre. Qui abbiamo il volume. Sono molto opachi. Vediamo un po'. Si collega in Bluetooth e riesce a comandarmi l'iPhone, quindi quando alzo qui, allora, intanto vedete con anche che si alza l'audio del telefono come se fosse, diciamo, un auricolare connesso. Ok, cambio, togliamo la 1000, 1200, molti bassi, non mi aspettavo una qualità, diciamo, audiofila, però neanche male. E di qua si sentono, diciamo, i medio alti e di lì le frequenze più basse. Come dicevo prima, non una qualità altissima, però comunque c'è. Vediamo se funzionano anche i tasti qua. Sì, vedete che il play comunque risponde e mette in pausa. C'è poi un tasto EQ. Jazz. Pop. A voce risponde con le varie tipologie di equalizzazione. Provate quella che risponde un po' di più ai vostri gusti in base a quello che dovete ascoltare. Pensavo peggio. Comunque funziona tutto bene, ci sono anche, diciamo, i comandi che interagiscono col device. Anche questa cosa direi promossa senza problemi. Spegniamo il music, si disconnette il telefono, vediamo se si riconnette automaticamente. Bluetooth is connected. Adesso si è riconnesso. Questa cosa secondo me dipende poi anche dalle impostazioni di connessione del vostro Bluetooth. Va bene, fatte tutte le prove, farei un test reale per vedere quanto dura questa batteria integrata. Attacchiamo l'uscita AC, parte il carico del radiatore svedese, sono le 18:45, vediamo come va con l'autonomia. Sono le 19:27, siamo al 67%. Uno degli ultimi aggiornamenti 20 e 27, siamo al 20%, quindi la portiamo a 0 e poi facciamo due conti. Intanto qua si sta bene a calduccio. Allora, siamo arrivati alla fine, 2%, vedete che lampeggia, mi dà ancora qualche minuto di autonomia, sono le 20:53. Adesso facciamo due conti, vediamo come si è comportata. Dalle 18:45 alle 20:53 gli diamo ancora quei 2 minuti di bonus, quindi 20:55. Praticamente è durata circa 2 ore e 10 con 800 watt di consumo. Se facciamo i conti un po' così, diciamo alla carlona, 800 per 2 ore sono 1600 wattora di consumo. La Power Station ha un accumulo da 1872 wattora. Io di solito quando faccio i calcoli scarto per stare nel giusto il 20%, ma qui l'efficienza mi sembra comunque molto alta. Abbiamo sprecato pochissimo dell'accumulo dichiarato, non credo abbia una percentuale di emergenza oltre lo 0%, perlomeno non molto grande, perché se la portiamo a 0 e vediamo quanto ha tenuto il carico alimentato e il radiatore svedese è impostato che non si spegne mai perché l'ho messo a 30 gradi, e capite bene che non si è mica comportata male con l'accumulo.
Va bene, direi che siamo arrivati a fine video e secondo me sarà la fine del primo video, perché è una Power Station che alla fine è andato tutto bene al primo colpo. Come sapete, se non avete visto il video, avevamo fatto la prova della sorella maggiore, la 3006, dove la prima unità ricevuta me la sono dovuta far sostituire perché non funzionava l'ingresso solare, erano i primi esemplari, però poi comunque il servizio di assistenza ha funzionato, me ne hanno mandata un'altra e abbiamo fatto il secondo video dove funzionava tutto. Gli sportelli in gomma è buono averli, però sono un po' antipatici da richiudere. Allora, conclusioni finali: non è male. Perché? Perché ha delle funzioni particolari. Abbiamo un'uscita Henderson che può servire e possiamo scegliere di averla a 24 volt, una costruzione che non è male, tutte le porte che possono servire, compresi 2 pad wireless. Proviamo a mettere in carica col wireless, vediamo se funzionano. Parte la ricarica wireless, io ho messo un po' di roba in carica, sta tenendo tutto sui 60-70 watt senza problemi. Maniglie e tutto quanto, mi raccomando, una cosa che si tende poi a fare è prenderla da qui come se fossero delle maniglie, ma non sono fatte per quello, quindi fate attenzione. La funzione Boom Boscal, quindi dell'audio integrato, c'è, la vedo molto bene come Power Station da usare, che ne so, all'aperto, nelle feste, eccetera, perché attaccate i device, li ricaricate, avete in quel caso un'autonomia infinita, potete caricarla con un pannello solare mentre viaggiate insieme anche con magari l'accendisigari, questa è una cosa molto interessante. Se la usate a casa avete tutte le funzioni del wifi, dell'app, eccetera. Avevamo già visto che la Oscal, mettendo questi prodotti in Smart Life, dà tutta una serie di possibilità di creare degli scenari per fare delle automazioni. Le ho verificate, funzionano anche qua, però non è proprio adatta alla casa così com'è, avendo, diciamo, non troppo accumulo, un accumulo discreto. Poi un secondo video dove mi procurerò almeno una batteria di espansione da installare, così vediamo come si comporta, come si monta, come la gestisce, se ha degli altri ingressi fotovoltaici, eccetera. Per ora la chiudiamo qui. Lei comunque è promossa perché fa tutto quello che deve fare. Ha qualche lacuna? Sì, abbiamo visto che ad esempio non fa caricare con 2 sorgenti AC e DC, roba che magari poi è migliorabile con degli aggiornamenti. Al giusto prezzo, abbiamo un minimo di croccantezza, però delle soluzioni particolari che mi sono piaciute parecchio. Per ora è tutto, secondo me ci rivediamo, ma comunque ci rivediamo nel prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Se passate in negozio da Torino c'è sempre un buon caffè che vi aspetta. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi che non costa nulla. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.